Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, oggi parleremo di Windhoek, un programma che mi ha fatto conoscere Zecca, che serve per moddare Windows 10 e Windows 11. Diciamo più Windows 11 perché c'è qualcosa per Windows 10, ma con la fine del supporto quest'anno a Windows 10 c'è pochissima roba per Windows 10, la maggior parte è per Windows 11. Allora, il programma consente di modificare i temi, consente di modificare i suoni, consente di modificare i font, le icone, le shell come potrebbe essere il menu d'avvio, la taskbar, e si possono creare anche degli shortcut particolari per delle funzioni di Windows. È un programma appunto per moddare Windows. È semplice, si scarica, si installa e si naviga attraverso le mod. Quel che sì, potrebbe creare una certa instabilità, come andremo a vedere, però se ne capite qualcosa, io sinceramente quasi niente, potete andare a analizzare il codice di ogni singola mod per andare a vedere se c'è qualcosa di strano, qualcosa che non vi convince, e potete decidere di non installarla. Andiamo! Allora, andiamo sul sito di Windhoek, vi lascio il link in descrizione, facciamo download e scarichiamo. Successivamente installiamo, ma sì, lasciamo anche il collegamento sul desktop, installa e parte l'installazione. Esegui Windhoek. Ok, qui abbiamo Windhoek, che è praticamente un launcher di mod, potremmo chiamarlo se volete, e andiamo ad esplorare le varie mod. Allora, Windows 11 Start Menu Styler, customized the start menu with themes contributed by authors or create your own. Dettagli. Qui si possono vedere i vari menu. Quello che vi dicevo, qua codice sorgente, se ne capite qualcosa potete andare a vedere il codice sorgente di questa mod. Io sinceramente non ne capisco niente e vado sulla fiducia. Installa, accetta il rischio e installa. Voilà! E da qui potete anche rimuoverla questa mod. Andiamo su impostazioni, Windows 11 Metro, salva impostazioni. Ed ecco qua che abbiamo un menu d'avvio stile quello di Windows 10 in Windows 11. Vediamo qualcos'altro. Facciamo esplora. Qui abbiamo tutte le varie mod per Windows 11. Possiamo fare anche una ricerca delle mod. Vediamo un po'. Icon. Classic desktop icon. Enable the classic selection style of desktop icon. Vediamo cosa fa questo. Praticamente ci permette di personalizzare le icone come se fossimo in Windows XP o Windows 2000. Vedete come sono le icone? Che per esempio qua non c'è ombra e quando la selezioni è così, e qua invece c'hanno dietro la loro ombra. Proviamola. Installa, impostazioni, desktop color as label background, salva impostazioni, e quando la selezioniamo è così. E sono tante varie cosine che potete fare con questa app, diciamo, per moddare Windows. Ok ragazzi, abbiamo visto questo software. Ricordatevi sempre che è un software di terze parti, potrebbe creare instabilità nel sistema, quindi usatelo con cura, vedete bene cosa fate, perché se andate a disabilitare, è successo che Zecca si è messo a disabilitare della roba per farmi vedere come funzionava il programma, e a un certo punto praticamente non gli funzionava più della roba, ha dovuto disabilitare la mod, riavviare il PC, ci ha dovuto mettere un po' mano, alla fine è tornato tutto a posto. Però dovete sempre stare attenti a quello che fate. È un programma di terze parti, non è ufficiale di Microsoft, è una cosa che va a agire su Windows 11 di Microsoft, quindi se è il caso che qualche mod magari subito funziona bene, con qualche aggiornamento di sistema potrebbe non funzionare più o dare qualche problema, quindi state attenti a cosa fate. Io non mi assumo responsabilità. Per questo video era tutto. Enjoy!